Cosa stai facendo veramente quando percorri il livello di un videogioco? Come fai a sapere con cosa interagire, dove andare, come sentirti? I livelli sono uno dei modi principali con cui i giochi ci parlano. Quando creiamo un livello non stiamo costruendo solo uno spazio di gioco, stiamo comunicando con il giocatore. Nello specifico, per un videogioco stiamo costruendo non tanto uno spazio di gioco e basta, ma un'esperienza. Come abbiamo già affrontato in passato sul canale, il level design si occupa di fare da ponte tra il game design, la narrativa e la parte tecnica, per creare livelli che incorporino l'arte, la narrativa e il gameplay desiderato. Un argomento di cui inizieremo a parlare più approfonditamente è però come si fa level design e specificatamente come si costruiscono esperienze. E vorrei approcciare il discorso parlando proprio di come il livello di gioco si configura come spazio e come esperienza. Ma prima di tutto, se siete nuovi sul canale, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi. Queste vostre azioni a supporto mi aiuteranno a far crescere ancora di più il canale e ad arrivare ad altre persone che vogliono scoprire il mondo del game design e come si creano videogiochi. E soprattutto, se vuoi farmi sapere la tua esperienza, scrivi un commento sotto questo video oppure entra direttamente nel nostro server Discord in cui potrai interagire con altri developer, postare le tue creazioni e ottenere approfondimenti sul mondo dei videogiochi. Oggi cercheremo di capire in particolare come dobbiamo comunicare con il giocatore. E in questo video iniziamo proprio da qui, dal modo in cui un livello smette di essere solo uno spazio e diventa un linguaggio. Cercheremo di capire gli elementi fondamentali e basilari che sono compresi nello skillset comunicativo di un level designer, che, spoiler, sono tutt'altro che semplici da masterare. E in questo video andremo a vedere specificatamente come le forme influenzano la percezione, quali sono le regole degli spazi di gioco e come la composizione guida l'esperienza. Per avere alcuni sneak peek dei video ti invito anche a seguirmi in live, in cui facciamo un po' di co-working e parliamo sempre di game e level design, a volte registrando anche parti di queste pillole direttamente in live la mattina. Ma perché parliamo di linguaggio del level designer? È un termine corretto? Siamo sicuri che si riferisca veramente a queste cose? Siamo sicuri che i livelli comunichino? Potrebbe sembrarvi una domanda strana, ma in realtà è una domanda giustissima da porsi, perché comunicare è spesso associato al linguaggio, ma non è ovviamente un sinonimo. Quindi prendiamo la definizione di linguaggio. Lo stesso che lingua, come strumento di comunicazione usato dai membri di una stessa comunità. Parlare con proprietà di linguaggio. In senso ampio, la capacità e facoltà peculiare degli esseri umani di comunicare pensieri, esprimere sentimenti e in genere di informare altri esseri della propria realtà interiore o sulla realtà esterna, per mezzo di un sistema di segni vocali o grafici. Per estensione, facoltà di esprimersi attraverso altri segni, sia gesti, in particolare l'insieme dei mezzi espressivi e stilistici diversi dalla parola, che sono peculiari delle varie arti. Il linguaggio della musica, il linguaggio delle arti figurative, il linguaggio cinematografico. In questo caso, il videogioco, in quanto mezzo di comunicazione, ha un linguaggio. Abbiamo letto la definizione di linguaggio non per essere picky, ma perché quel sistema di segni vocali, grafici, sono le forme, i mezzi e le tecnologie di interazione. La cinematografia e ovviamente in ultimo anche la lingua stessa, che sia scritta vocale dei segni, contribuisce a creare il linguaggio del videogioco e in particolare oggi ci soffermeremo su quello che è il linguaggio usato all'interno del level design, chiaramente, perché altrimenti inizia a essere un argomento estremamente ampio. Le esperienze quindi scaturiscono e sono filtrate dal giocatore, ma nel momento del design vengono strutturate attraverso un linguaggio. Ed è per questo che, almeno potremmo dire a livello teorico, dovrebbe essere possibile analizzare di conseguenza anche criticare o meno, se si vuole, un videogioco sulla base del design, perché il design ha un suo linguaggio attraverso l'interazione, la narrativa, la creazione di un significato, di uno scopo per il giocatore, a livello proprio ampio, chiaramente. Il problema dell'analisi è che, non essendo il design il suo linguaggio una scienza esatta, in realtà, ed essendo il videogioco un medium anche molto artistico, è difficile scindere i due aspetti. Ma questo per dire che il videogioco e l'eleganza del suo linguaggio non sono solo percezioni di chi gioca, sono frutto di design. Parentesi sull'analisi a parte, torniamo sull'argomento. Addentriamoci ora in una delle prime parti di questo video, le forme. Nel visual design la comunicazione visiva viene utilizzata proprio come linguaggio per trasmettere o rafforzare un messaggio. Nei livelli le forme sono parte integrante degli spazi e delle architetture e comunicano in modo silenzioso e inconscio. Le forme influenzano la navigazione, i passaggi, i volumi di gioco,
la camera di gioco, influenzano anche la composizione, come è composto il livello, come sono composti i vari shot, argomento che vedremo anche tra poco. Le forme influenzano anche le angolazioni da cui vediamo le cose e tutto quello che riguarda appunto la composizione del livello da tutti i punti di vista, quindi composizione, angolazioni, visuale, camera, tutto quanto. E in realtà sono cose che si influenzano a vicenda da un punto di vista del level design, perché come decidiamo di fare qualcosa dipende dal setup di camera, dalla composizione che vogliamo avere, dal setting che vogliamo avere. Come per tutte le parti del level design, le forme devono comunicare ed essere adattate al livello di realismo dell'ambiente, al tipo di ambiente e al tipo di setting e a tutti i fattori presenti. Ma quello su cui vorrei soffermarmi oggi è l'aspetto del linguaggio. Le forme comunicano primariamente attraverso quella che viene denominata, se non sbaglio, psicologia delle forme, anche proprio in psicologia, ovvero la nozione secondo cui le linee e le forme influenzano la percezione, le percezioni e le emozioni a livello inconscio. Questo viene usato nei videogiochi e in generale nel visual design per dare messaggi subliminali, potremmo dire, che rafforzano la rappresentazione. Esempio molto semplice, nei cartoni Disney e Pixar molto spesso i buoni hanno caratteristiche rotonde o quadrate e i cattivi hanno almeno uno o più elementi molto molto spigolosi, sia nelle forme che per esempio nel sorriso. Le geometrie morbide e rotonde danno senso di comunità, bontà, unità e in generale vengono usate come sinonimo di sicurezza, mentre le strutture rettangolari sono più neutrali, sinonimo di stabilità, struttura e sistematicità. I triangoli invece, in generale le figure spigolose, sono poligoni un po' più complessi e puntigliosi che sono sinonimo del nostro cervello di pericolo e tensione, ma in generale talvolta anche di dinamismo. Quindi le forme rotonde sono spesso usate per strutture, checkpoint, elementi della UI che indicano cose o luoghi utili e sicuri, così come le forme rettangolari che comunicano, diciamo, al giocatore stabilità e progressione, come un punto di interesse che magari ancora non abbiamo scoperto, mentre le figure spigolose sono invece spesso associate al danno ai nemici e alla malvagità. L'esempio del sorriso di prima, che vi dicevo, il sorriso spigoloso degli nemici della Disney, per esempio. Questa non è ovviamente una scienza esatta, ma sono archetipi e ovviamente più è alta la complessità del livello e più ci si avvicina, ad esempio, lato character design o environment al realismo, più sono difficili da riconoscere e anche da utilizzare in realtà queste forme, perché sono amalgamate all'insieme all'interno dell'ambiente, ma possono essere utilizzate proprio attraverso questi archetipi per rappresentare qualcosa di è meglio dire per comunicare qualcosa di innato nella mente del giocatore, anche se si tratta di un contesto realistico, proprio perché anche nel realismo ci sono alcune strutture e alcuni archetipi nell'architettura eccetera che utilizzano proprio questi elementi di visual design. A volte le forme sono applicate in modo da in realtà sviare il giocatore o addirittura ingannarlo, tra l'altro, ma ovviamente in questo con consapevolezza di design, magari per fargli comprendere una lezione o tendergli una trappola. Questo concetto delle forme, che riprenderemo tra poco con degli esempi diretti dai giochi, è utilizzato lato level design anche nei colori. Sebbene i colori in sé, diciamo i colori finali che voi vedete nell'ambientazione, non siano ambito di competenza del level designer, perché si tratta di art direction, si tratta di gestione dell'environment design, specialmente per giochi in cui il giocatore si muove in uno spazio, in fase di blockout o graybox i colori sono utilizzati per riflettere l'utilizzo e la funzione delle forme degli asset di design e in realtà vengono utilizzati questi concetti anche per dare indicazioni alla parte artistica, alla parte di environment design, su quello che un determinato elemento di ambiente deve comunicare nel mondo, se deve esserci particolare contrasto fra determinati elementi, se deve esserci un elemento che spicca particolarmente a livello artistico ma anche strutturale e di colori. Queste sono tutte cose che devono essere comunicate dal level designer all'interno del suo layout e del suo blockout, e per farlo viene utilizzato il color coding. I colori nel fase di blockout sono utilizzati per appunto riflettere l'utilizzo e la funzione delle forme degli asset di design, ma anche forme di blockout possono essere utilizzati per questo scopo. Per esempio, solitamente gli spigoli, gli asset danneggiati, eccetera, sono rossi, che vanno a indicare un danno che viene fatto al giocatore o comunque un asset di tipo dannoso per il giocatore. I checkpoint invece e i percorsi principali sono solitamente gialli o verdi. Le cure, il loot e i punti di salvataggio
o cura del personaggio sono solitamente verdi. Chiaramente ognuno adotta il color coding che preferisce, però questo è un po' il senso di dare anche ai colori un significato di visual design comodo per comprenderne il significato e la funzione nello spazio. Questo viene chiamato appunto color coding e in realtà penso che ne parleremo più nello specifico nei prossimi video, quindi stay tuned. Parliamo ora di funzioni nello spazio. Quando guidiamo e siamo in uno spazio che noi normalmente denominiamo nella nostra cultura, diciamo, carreggiata o strada o autostrada, solitamente da noi il conducente è a sinistra e il passeggero a destra. E questo si riflette anche sul lato della strada in cui guidiamo, chiaramente. Quando guardiamo un'immagine come questa, invece, l'azione che più ci viene in mente sono appunto il modo in cui la macchina si muove, chiaramente, e anche se non è un video, anche se si tratta di un'immagine, sappiamo interpretare l'immagine per quello che è la sua le funzioni dei vari elementi dell'immagine all'interno dello spazio e possiamo figurarci in un potenziale futuro, in un potenziale passato, che movimento questi elementi hanno fatto all'interno di questo contesto. L'azione che più ci viene in mente guardando questa immagine, invece, oltre che magari, non so, pensieri intrusivi sul spegnere le candele, se siete come me, è che la sua funzione principale sia quella di sedersi al tavolo e utilizzare le posate per mangiare durante un pranzo o una cena, no? Questi sono spazi che nella nostra mente hanno una specifica funzione in relazione alla loro natura estetica e strutturale. Ma vi faccio questa domanda: la struttura è sempre una in relazione alla funzione? Ovvero, mangiamo tutti allo stesso modo? Guidiamo o in generale viaggiamo tutti allo stesso modo? La risposta è chiaramente no. Già questi semplici esempi della cultura rispettivamente giapponese e britannica vi potranno far capire che la struttura può essere diversa in relazione alla funzione, proprio per una parolina magica che abbiamo ovviamente appena detto, se siete stati attenti. Le funzioni dello spazio sono infatti culturali e questo si deve riflettere anche nei giochi che facciamo, nei ragionamenti che facciamo di level design. I luoghi vengono progettati per una funzione, per quanto astratta e semplificata, e devono quindi essere coerenti con il world building. Chiaramente non possiamo fare un paragone con la realtà perché il videogioco, come ogni medium, deve poter prendersi un po', come dire, licenza poetica, però ci tenevo a chiarire questo ragionamento perché sta alla base di come strutturiamo i livelli non solo nei loro path e nella navigazione, ma nella comunicazione dello spazio all'utente. Lo spazio, per come viene progettato, deve avere un senso, per quanto fantastico, fantascientifico, eccetera. Chiaramente, se il livello deve essere confusionario by design e l'utente si sente confuso, allora molto bene, ma se by design non siamo intenzionati a fare un livello confusionario e la maggioranza degli utenti si sente confusa, allora questo è un errore di design nelle funzioni spaziali e nella loro comunicazione al giocatore. Comunicazione che avviene tramite le tecniche o i principi che introduciamo proprio in questo video e attraverso il linguaggio del level design, chiaramente. Le funzioni del level design nei videogiochi a livello di cultura poi chiaramente si basano su quello che è il world building del nostro setting. Se nei nostri giochi la parte culturale è determinata dal world building, quando facciamo level design dobbiamo ovviamente stare attenti alla parte culturale in relazione al tipo di mondo, alla funzione del livello per il player, ma anche alla funzione narrativa e comunicativa del livello e a tutti gli elementi di ambiente che verranno poi introdotti in fase di environment design. Osservando queste immagini emerge veramente un comportamento ricorrente. Il nostro cervello si focalizza sulla direzione della scena, interpreta automaticamente alcuni elementi visivi e anche culturali, come per esempio dove il personaggio sta guardando, la direzione del corpo, l'inquadratura e il suo significato narrativo. La composizione sfrutta questi elementi e il modo in cui il nostro cervello legge le immagini e le include a delle meccaniche che migliorano il linguaggio visivo di una scena. La composizione è importante perché guida l'occhio attraverso i momenti più rilevanti e comunica in modo chiaro delle sensazioni, un mood o l'intento e il significato dell'immagine.
Le tecniche e regole della composizione derivano direttamente dalla disciplina artistica e ovviamente si sono riversate anche nei campi moderni di applicazione come la fotografia, la grafica e tutto ciò che riguarda le arti visive e di conseguenza anche i videogiochi. Alcune di queste tecniche si riflettono direttamente su come il giocatore legge i livelli e su dei concetti definiti di guidance o guida, anche se in italiano non rende molto. Questo è un termine di game design a cui nei miei video ho sempre accennato, ma non sono mai andata nel dettaglio. Oggi però rimediamo e lo facciamo. Per finire sugli elementi utilizzati di più nel level design a livello di composizione, tra cui anche elementi di cui abbiamo fatto esempi oggi, mi riferisco a tecniche come la simmetria, il contrasto, il framing e quelle che vengono denominate leading lines. La guidance può essere definita in termini specifici come l'insieme degli elementi caratterizzanti che comunicano al giocatore la scena, la funzione dello spazio e il modo in cui interagire con esso. Per fare un parallelismo reale con gli esempi precedenti, il guardrail ai lati della strada è una forma basilare di guidance reale, perché ci indica i boundaries, i limiti e la direzione del percorso. Uno step successivo sono le linee per terra, che nell'insieme di regole della strada non hanno solo un significato di direzione, ma se vogliamo anche una regolamentazione di quella che potremmo chiamare le meccaniche del sorpasso e delle regole stradali. La guidance quindi sono quegli elementi di level design e environment che ci permettono di comunicare al giocatore e di guidarlo senza essere dei babysitter. Se avete prestato attenzione negli esempi che abbiamo fatto, questi esempi sono proprio buoni esempi di level design perché guidano il giocatore in modo molto silenzioso e in modo coerente, come abbiamo detto prima, con il gioco in cui sono settati. Un altro e terzo esempio è che sono adatti alla storia del mondo e sono, potremmo dire, gestiti attraverso una concomitanza di comunicazione di level design con il comparto artistico e di art direction. Tutti gli elementi che abbiamo visto oggi sono utili per creare guidance, dalle forme alle linee ai colori agli elementi di visual design e interazione. Gli elementi di guidance o di guida di un videogioco devono essere adatti al gioco stesso e possono quindi variare di gioco in gioco e di segmento in segmento per tipologia, chiarezza e intensità. Questo significa che possono fare da guida sia un passaggio illuminato o uno shot con una composizione specifica, ma anche una gigantesca freccia al neon. Quello che è importante è capire che tipo di guidance sia adatta a quel gioco. Un platformer con un certo livello di accessibilità avrà quindi un'intensità di guidance maggiore rispetto ad un Dark Souls, per esempio, proprio perché l'obiettivo di gioco è completamente diverso. Dobbiamo anche chiederci nel contesto del gioco e della sua ambientazione se il singolo asset, struttura o elemento visivo ha senso che sia una guidance nel nostro setting di gioco, e questo può essere fatto solamente comunicando con la parte artistica. Ad esempio, in un gioco medievale non troverete come guidance il neon alla Night City, probabilmente neanche la classica vernice. Troverete dei mattoni rotti che danno contrasto chiaroscuro, legno ed altri materiali che il level design deve considerare come facenti parte strettamente di quel setting. È importante considerare il livello e il tipo di guidance e la sua intensità in relazione al target, ovvero al tipo di giocatori. Giochi per ragazzi giovani avranno notoriamente una guidance e una struttura di level design più guidata per favorire accessibilità a tutti i tipi di giocatore, da grandi a piccini, mentre invece giochi principalmente mirati agli adulti avranno chiarezza e intensità minore, puntando su tipi di guidance più sottile, spesso legati all'environment. Un altro principio importante per creare guide di level design è considerare che non ci siano nella stessa scena troppe cose che ci comunicano cose diverse, perché diventa molto più confusionario. Lo stesso principio di UI e visual design per cui tanta roba a schermo non ti rende la vita più facile, a meno che il tuo non sia un obiettivo di stile e di volontà di clutter visivo. Altri strumenti di guidance che rientrano negli esempi di oggi includono i pattern, l'utilizzo di color coding trasposto nel prodotto finale, quindi l'utilizzo di un forte contrasto, il framing e la composizione. I pattern sono spesso associati a schemi ricorrenti che non solo ricorrono a elementi di composizione e psicologia, ma che si rifanno anche a come il gioco comunica attraverso le meccaniche. In Uncharted, per esempio, è portato nel corso del gioco ad aspettarsi alcuni encounter ad una certa distanza, ad una certa visuale. Il giocatore quindi, a seconda delle sezioni di gioco che si trova davanti, viene allenato dal gioco a riconoscere tipi di encounter proprio per come essi vengono fruiti dalle meccaniche. Il level design favorisce questo. Il level design, per esempio, di Dark Souls tiene
in conto di addestrare il giocatore a guardare dietro ogni angolo, ad osservare le strutture dei livelli e procedere con cautela per non ritrovarsi sempre nemici alle spalle o che spuntano dagli angoli. Nell'esempio precedente di Elden Ring, invece, il giocatore è portato a notare fin da subito i punti di interesse proprio per il contrasto visivo con la vegetazione. In Spyro, invece, oltre ad esserci anche qui forte contrasto, le linee guida della lava portano l'occhio del giocatore a soffermarsi ai piedi di essa, dando risalto alle piattaforme accessibili al giocatore. Il livello di guida quindi qui è maggiore, proprio perché a differenza dei Souls si tratta di un gioco che vuole essere molto più accessibile ad una vasta gamma di persone con età diverse. Quando analizziamo delle scene tratte da videogiochi è importante non soffermarsi all'immagine statica, motivo per cui le analisi e il livello di guidance, come vi dicevo, va analizzato in base al gioco che abbiamo davanti. Bisogna considerarle dal punto di vista del gioco, analizzare il gameplay, ricostruire mentalmente lo spazio e provare a comprendere le scelte degli sviluppatori, in relazione alle meccaniche, dinamiche ed estetiche che gli sviluppatori hanno messo in atto. Ed è per questo che da questa idea nascerà un nuovo format in cui andremo a fare proprio questo. Vi aspetto in live e sul nostro Discord per saperne di più. Saranno eventi live che riporteremo sul canale con delle spiegazioni complete ma compatte di ciò che siamo andati a fare a livello tecnico e pratico. Parlando sempre di video di level design, c'è una collaborazione in arrivo e quindi aspettatevi un nuovo video di approfondimento sul level design, questa volta da un punto di vista molto più tecnico. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e proprio perché siete arrivati fino a qui vi invito veramente a lasciare un like e ad iscrivervi per supportare questo canale. È molto importante per andare avanti a crescere e portare avanti la divulgazione del game design. Grazie per la visione e a presto!